La mia Winter Transmongolia è partita da qui, da Ulaanbaatar, la piazza principale della città. Ulan, la capitale più fredda al mondo, questo dicono i dati ufficiali della meteorologia, ma in realtà la grande impresa è stata proprio arrivare qua e un grave incidente mi ha costretto a posticipare la partenza e ecco quello che è successo prima della partenza della Winter Transmongolia. Negli ultimi 4 mesi ho investito ogni minuto del mio tempo nella preparazione della lunga traversata del deserto del Gobi in inverno in Mongolia e è come quando prepari un esame importante, studi cercando di non tralasciare nessun dettaglio, fai gli approfondimenti, apri i libri e poi ripassi, ripeti e poi ricominci ancora e arriva un punto in cui ti senti talmente preparato che la voglia di partire, la voglia di darlo questo esame è così grande che non ne puoi quasi più, no? di organizzare, di studiare. Questo è quello che stava accadendo durante la mia preparazione, alla vigilia della partenza per la Mongolia. Mi trovavo con un amico lungomare, stavamo pedalando tranquillamente per l'ultima sgambata prima della mia partenza, quando ad un certo punto è stato tutto una questione di pochissimi secondi. Mi sono voltato, ho sentito lampeggiare e suonare il mio radar e il radar mi diceva che stava arrivando una vettura. A quel punto è stato un secondo, ci siamo sfilati e io sono stato investito e non so come siamo riusciti a uscirne senza conseguenze più grandi. Quello che ricordo di quel momento è semplicemente il rumore del carbonio sull'asfalto, il grande colpo che ho dato con la testa, il casco si è aperto completamente, mi sono ritrovato in un istante con le mani tra i capelli e a chiedermi che cosa stesse accadendo. Ci sono stati momenti di confusione, momenti in cui veramente ho pensato che qualcosa fosse andato più storto del previsto. E il rumore della sirena dell'ambulanza che mi ha portato in ospedale, e poi le luci della TAC e tutte quante le indagini, le radiografie, il verdetto, questa prognosi di oltre 20 giorni che mi dicevano che non potevo pedalare, non potevo partire per la Mongolia. È stato tutto quanto una questione di attimi, ma già dal giorno dopo ho iniziato a pensare a questa avventura su cui avevo veramente investito tutte le mie esperienze, tutte le mie energie, tutto quello che ho accumulato in questi anni di avventure estreme. Ho iniziato a lavorare duramente, ho una costola incrinata e forti contusioni che stanno complicando un po' l'idea di partire per la Mongolia, ma lavorando ogni giorno ore ed ore sono convinto di poter ancora cullare questo sogno e di riuscire a terminare in tempo entro il 21 marzo e quindi il termine dell'inverno la lunga traversata del deserto del Gobi. Per oltre 2000 km dovrò dormire in un sacco a pelo a temperature tra i meno 20 e i meno 30 gradi e sinceramente conciato così in questo momento mi domando come possa essere possibile. Ho difficoltà a prendere sonno a casa su un letto normale e farlo lì tra il ghiaccio, il deserto, la neve e i forti venti sarà sicuramente un'esperienza che spero di poter raccontare. Sono però motivato e sono convinto che alla fine tutto questo lavoro e tutto questo sacrificio porterà al risultato sperato, e cioè essere il primo ciclista ad attraversare il deserto del Gobi in Mongolia in inverno. Lunedì 24 febbraio e finalmente si parte per la Winter Transmongolia. Mi aspetta un lungo viaggio, inizia con un lungo volo aereo la traversata del deserto del Gobi.
L'aereo è atterrato, la gamba torna, ma siamo in attesa dei controlli medici. È salito il personale sanitario per verificare che non ci siano casi sospetti di coronavirus. Niente, questa avventura quest'anno prevede anche questo. So nice to meet you, Yugi. Nice to meet you too. There's only one big sand dunes. It's close to the Sivre village. Okay. Today is not so cold. It's minus 11 degrees. Yeah. Yep. E ora vi parlo un po' della bicicletta e degli accorgimenti tecnici sulla mia nuovissima Villiers Riena. Come vedete, questa è il telaio della mia Iena. È un telaio tradizionale ma con una verniciatura speciale. È una livrea personalizzata dell'artista americano Dustin Klein. Questa è una delle due varianti realizzate, la variante Tundra, con cui mi mimetizzerò nel deserto del Gobi. Per il gruppo questa volta ho scelto lo Shimano GRX ma in versione meccanica, quindi setup meccanico per il mio GRX, trasmissione doppia con corona anteriore 46-30 e posteriormente la cassetta dell'Ultegra 11-34. Per le ruote le Allroad in versione carbon, quindi un po' più leggere, un po' più rigide ed anche in questo caso con una grafica leggermente personalizzata che riprende quello che sono le trame del mio telaio. La sella ormai, come da sempre per le lunghissime distanze, sarà una Selle San Marco Aspide Super Comfort. Ormai questo è il modello che ho scelto quando devo lanciarmi in lunghissime traversate. Il cockpit questa volta sarà abbastanza inusuale. Attacco manubrio e piega della serie Discover D Pro, e la grande novità è questa: l'estensione manubrio realizzata da Miss Grape. Stiamo testando questo nuovo prototipo e in pratica serve per poter avere un aggancio migliore per la borsa anteriore che dovrò montare. Vedete, qui ci sarà maggior spazio per le mani e soprattutto la possibilità di poter montare tutta la strumentazione comodamente qui davanti. Qui avrò il mio Garmin, il 1030 per la navigazione, l'attacco per la luce, e poi qui avrò gli altri dispositivi, il GPS per la navigazione pura e per l'invio dei messaggi. Il setup delle borse ovviamente sarà il solito di Miss Grape, con la borsa full frame che ho già testato in Islanda, e poi la borsa sul telaio, un paio di BUD, questi sacchettini qui che vedete attaccati al manubrio, e poi davanti appunto installerò qui il grosso del bagaglio sulla tendril. Sulle spalle uno zainetto, direi che non manca nulla. E allora niente, dita incrociate, dal 3 marzo seduto
tutto va bene si parte per la traversata del deserto del Gobi. E così finalmente, dopo essere riuscito a partire da Ulaanbaatar, le prime 3 giornate mi hanno proiettato attraverso il classico scenario delle mie avventure invernali. Quindi freddo estremo fino a meno 27, meno 28 gradi. Lo scenario della steppa mongola tra ghiaccio, neve e quei cieli di quel colore unico di quando il termometro scende ampiamente sotto zero. Buongiorno, sono le 8:40 locali, meno 26 gradi fuori e sono pronto a partire finalmente per la Winter Trans Mongolia. Oggi riuscirò a pedalare fuori dalla città di Ulaanbaatar e dovrò passare un controllo sanitario, un controllo medico per la verifica della temperatura, sempre per queste restrizioni dovute al coronavirus, però ormai ci siamo e carico. Dovrò adattarmi a questo freddo, anche se in questi giorni ho avuto modo di pedalare, ma qui non ho trovato le temperature che ci sono oggi. Oggi un sole, cielo terzo, questo quando sei a questi climi significa una cosa sola. Clima secco ma freddo molto molto intenso. Sono pronto dopo tanti mesi di preparazione, ma soprattutto dopo l'ultimo mese molto complicato tra incidenti, restrizioni per il coronavirus e riprogrammazione dell'avventura. Finalmente è arrivato questo momento. Fuori ci sono meno 26 gradi, fa molto freddo, io ho preparato la mia attrezzatura, tra pochi minuti sarò in strada e finalmente riuscirò a vivere sulla mia pelle questa grande avventura. È il momento di tradurre in pratica tutto quello che fino adesso è stata solamente una teoria, una bella teoria, una teoria che mi ha tenuto impegnato per 4 mesi di organizzazione, però finalmente ci sono, il più è fatto. E ora la difficoltà sarà il primo passo, sarà sicuramente mettere le ruote in strada e affrontare questo grande freddo, ma sono sicuro che chilometro dopo chilometro troverò la mia dimensione. Ciao! Meno 22 gradi. Meno 25, meno 26 gradi stamattina, freddo, partito da Ulaanbaatar 3 ore fa, oggi è veramente dura, le temperature sono crollate improvvisamente dai meno 10, meno 15 di ieri ai quasi meno 30 di oggi. Giornata incredibile, arrivata a Chor, 230 km, meno 27 gradi in finale, meno 26 la partenza, è stata una giornata incredibile.
Buongiorno, seconda giornata della Winter Transmongolia. Oggi ho dormito in questo piccolo alberghetto in un paesino nel nulla a 230 km da Ulaanbaatar. L'alternativa ieri era fermarmi a metà, accamparmi. Me la sono sentita di provare a fare 2 tappe in una e guadagnarmi un letto caldo. Non comodissimo, però insomma, almeno un posto al caldo e non ho dovuto bivaccare a meno 27 gradi nel cuore della steppa. Diciamo che, considerando le notti in tenda che mi attenderanno nel deserto del Gobi, se riesco a risparmiarne qualcuna non è male. Questa mattina meno 20 gradi, c'è il sole, cielo terzo. Quando c'è quest'aria qua giù significa una cosa sola, che fa veramente molto freddo. Ora si parte un centinaio di chilometri davanti a me. Sono nel cuore della steppa, secondo giorno in Mongolia. Beh, qua assomiglia un pochino al Kansas, un po' più desolato e giusto un po' più freddo, diciamo quasi le stesse temperature ma con il segno negativo. E questo è quello che c'è ai margini della steppa. Anche oggi riesco a raggiungere un villaggio, il nome è impronunciabile, ma quello che conta è che anche oggi dovrei trovare riparo. Dovrebbe esserci un piccolo market che ha all'interno alcune stanze dove poter riposare nel proprio sacco a pelo. Quindi oggi riuscirò a dormire al coperto nel mio sacco a pelo. Ogni notte passata con un tetto sopra la testa è una notte guadagnata. Domani sarà destinazione Saint-Chand, 150 km. Lì inizierà il deserto dopo aver attraversato la steppa. Lì sarà l'inizio del deserto del Gobi. Villaggio in tutta la zona, poi oddio, chiamarlo villaggio è un po' un eufemismo. Adesso vediamo se c'è da mangiare qualcosa di caldo. Ho trovato una piccola area di servizio qui in un villaggio, o meglio, qui fa da market, hotel, area di servizio, è tutto in un stesso stabile. Ho trovato anche da mangiare pasto caldo, riso bollito e questo dovrebbero essere patate. Non si capisce bene, però insomma sì, dai, dovrebbero essere patate. Andiamo a fiducia e comunque tutto quello che è caldo va bene adesso. Ciao. Buongiorno, si riparte da questo piccolissimo villaggetto nel cuore della steppa. Terzo giorno della traversata mongola verso il deserto del Gobi. Oggi dovrei raggiungere il villaggio di Saint-Chand. Saint-Chand sarà l'ultima grande cittadina, o meglio l'ultimo grande villaggio, prima di andare a prendere le piste che attraverseranno e taglieranno in trasversale da ovest a est tutto il deserto del Gobi, anzi da est verso ovest.
Si sente ogni tanto abbaiare un cane. Qui ogni famiglia, ogni ger, ogni campo ha un cane che fa la guardia. Speriamo che capiscano quanto io sono innocuo. Carico come un mulo e con le energie che ogni giorno vanno assottigliandosi. E ora via. Eccolo qui, l'accesso a Saint-Chand, e adesso da qui deserto del Gobi, qualche chilometro verso il centro del villaggio e poi si entra nel deserto. Percorsi i primi 480 km fino a Saint-Chand, tutti sulla strada principale della linea transiberiana che unisce Mosca e Pechino passando per Ulaanbaatar. Mi sono ritrovato alla porta d'ingresso del deserto ed è stata un'emozione unica, perché in quel momento in realtà iniziava il vero tentativo di attraversamento. La prima parte poteva considerarsi quasi un trasferimento, un gelido trasferimento. Buongiorno, oggi a Saint-Chand parto e mi immergo nel deserto del Gobi. Qui la cittadina è popolata, è l'ultimo centro abitato che troverò prima di Dalandazgad, che sarà il prossimo villaggio nel cuore del deserto. Acqua ne ho abbastanza, ogni giorno circa 2 litri nella sacca idrica che ho con me a contatto con la pelle per evitare che si ghiacci. Niente, capita anche di finire fuori pista, fuori traccia, si spinge la bici. Qui il terreno è abbastanza accidentato, per ora dovrei trovare un pezzo un po' più battuto, o almeno spero. Onestamente non mi aspettavo un fondo così morbido, diciamo, poco compatto. È freddo, meno che nella steppa, però non c'è ghiaccio, non c'è neve, non ci sono accumuli e il vento qua la fa da padrona, ovviamente contrario, però davanti a me, guardate, no, non è un miraggio del deserto, è un villaggio dopo 100 km, la prima oasi.
lì dovrei trovare qualche famiglia nomade e dovrei dormire in una delle loro tende, in un campo Ger. Ho entrato il villaggio, ora sul consiglio dei locali me lo lascerò alle spalle di 6-7 km e mi accamperò con la tenda. Mi hanno detto che non è molto saggio accamparsi in tenda lì e quindi non ho fatto domande, ma nel dubbio mi fido dei locali. Ora supererò questa sella e dopo il valico cerco un punto dove piazzare la mia tenda. Buongiorno, oggi prima notte in tenda, è stato abbastanza impegnativo. Ora mi sono appena vestito e sono pronto a partire nuovamente. Ora vi faccio vedere quella che è la vista questa mattina, la vista sul deserto del Gobi dalla mia tenda. Oggi il vento fortissimo e il terreno sabbioso rendono la giornata veramente dura. Non si riesce ad andare oltre gli 8-9 all'ora, così è dura, così è dannatamente dura. E questa è la stanza dell'alberghetto di oggi. Wow, mi sembra un albergo a 5 stelle. Almeno stanotte non dovrò dormire al gelo nella tenda. Accensione stufa. Qui navigare è abbastanza, diciamo, semplice, ma può essere altrettanto semplice perdersi. La stanchezza gioca brutti scherzi.
quindi bisogna sempre avere occhi sul GPS. Nello specifico controllo sempre la bussola, so qual è la direzione che devo prendere, direzione ovest. Qui ho l'indicazione con le coordinate e la direzione da prendere. E guardate voi, nulla a perdita d'occhio. E queste le tracce di quanto sia dura la vita qui, anche per gli animali. Ogni tanto si vedono nel nulla bottiglie di vodka, di alcol buttate così. Mi hanno detto che in effetti qui uno dei più grandi problemi per le popolazioni nomadi è proprio l'alcolismo. Lo leggevo anche sul racconto di viaggio della traversata di Reinhold Messner. E quindi sempre occhi in campana, allerta, e adesso si riprende. È veramente una sensazione strana trovarsi qui immerso nel silenzio del Gobbi, completamente da solo, deserto a 360 gradi. Lo scenario, diciamo che è uno scenario diverso rispetto a quello a cui sono abituato all'Artico, al bianco, al ghiaccio, e forse è anche più difficile perché lì il freddo lo vedi, lo percepisci, lo vedi con gli occhi prima ancora di sentirlo con il corpo. Qui invece è subdolo perché tu pensi di stare al caldo e poi invece ti ritrovi qua a sprofondare con le ruote sulla sabbia e il termometro che indica temperature sotto lo zero. Adesso meno 5 gradi, non è freddissimo. Il vento mi ha dato una piccola tregua rispetto a ieri e ora via, una barretta e si riparte. Oggi quasi 9 ore in sella, tra circa 8 km dovrei trovare un villaggio dove poter passare la notte, soprattutto dove spero di trovare qualcosa da mangiare e da bere. Oggi la difficoltà, se ieri era stata rappresentata dal vento, era data la sabbia. Inaspettatamente terreno molto sabbioso, le gomme affondano e c'è solamente una possibilità: mettere il rapporto più agile e pedalare cercando di rimanere a galla, di galleggiare sulla sabbia. Devo dire grazie alla scelta tecnica di aver montato un 31-34, rapporto molto agile, e diciamo che mi aiuta anche a tenere alta la concentrazione. Ogni tanto queste frullatine sulla sabbia e via. Sono esausto,
percorso solamente 20-22 km, non lo so. Oggi è veramente incredibile, quasi impossibile andare avanti, è una lotta strenua contro il vento. E così le prime 3 giornate all'interno del deserto del Gobi mi hanno svelato ciò che avrei dovuto affrontare: sabbia, terreno sconnesso, fortissimi venti che a tratti mi hanno impedito di andare avanti, venti che hanno reso questa traversata probabilmente una delle più difficili. The first case of COVID-19 was confirmed in Mongolia, the patient being a French citizen who arrived in Mongolia on March 2nd on an Aeroflot flight from Moscow. Special agencies are currently working on identifying around 500 passengers who have arrived in Mongolia on Moscow to Ulaanbaatar flights. According to officials, there's nearly 40% risk that those passengers might have been exposed to infection. In connection with the confirmed COVID-19 case, Minister of Road and Transport in Kambaklang issued an order to ban all transportation in and out of Ulaanbaatar until next Monday. Buonasera a tutti. Allora, vi spiegherò, cercherò di essere quanto più sintetico e schematico possibile quello che è successo. Oggi stavo pedalando la tappa di un centinaio di chilometri che mi ha portato qui ad Alanzagdad, questa cittadina alle porte del Parco Nazionale del Gobi, nel cuore del deserto. Qui avrei dovuto riposare oggi e domani e sarei ripartito dopo aver fatto scorte, rifornimento e aver fatto un rapido check alla bici. Se non che proprio all'ingresso della città sono stato fermato da una volante della polizia e da un'ambulanza. Mi hanno trascinato prontamente al pronto soccorso dove ho svolto tutti quanti i controlli per il coronavirus, cui ovviamente sono risultato negativo per fortuna. A quel punto mi è stato comunicato che la città, o meglio tutta la Mongolia, a causa di un caso riscontrato questa mattina di un turista francese in una zona a circa 400 km da qui positivo al coronavirus, è stata posta in zona rossa, quindi tutta la Mongolia è in zona rossa fino a lunedì. Questo è il motivo per cui anch'io adesso sono stato segregato, diciamo, in questo albergo, isolato qui dentro, e fino a lunedì non si saprà cosa si potrà fare, o meglio, fino a lunedì dovrò stare fermo. Da lunedì in poi non si sa se sarò autorizzato a partire ancora per l'avventura, se dovrò tornare a Ulaanbaatar. È un'avventura infinita, ma fatto sta che la regola è questa adesso e va rispettata. Questo è l'albergo in cui sono confinato. Chiamarlo albergo onestamente è un po' un eufemismo. Nel video per fortuna vostra non si può sentire l'odore. Il letto ovviamente è quello che è. Il sacco a pelo sarà ancora una volta la mia, diciamo, ancora di salvataggio. Devono aver fumato circa 20 o 30 persone contemporaneamente qui dentro. Come d'abitudine ovviamente il bagno, ecco, non lo vedete perché non so neanche se si accende, eccola qui la luce. Il bagno ovviamente è quello che è, non c'è la doccia, non c'è acqua calda e questa è una prassi più che normale in Mongolia. Quindi fino a lunedì sarò bloccato qui. Sono molto stanco, non vi nascondo che all'arrivo nella cittadina mi sarei voluto concedere una doccia, l'unica doccia calda dopo 5 giorni trascorsi tra tenda e famiglie nomadi. Dopo aver osservato questo periodo di lockdown obbligatorio all'interno di una struttura a dir poco fatiscente, sono potuto ripartire. Le autorità hanno autorizzato l'apertura di tutti i villaggi e
hanno voluto il mio piano, il piano dell'avventura, e mi hanno richiesto uno stop in ogni villaggio che avrei incontrato di lì in avanti per fare eventuali altri accertamenti. L'avventura è ripartita all'interno del deserto del Gobi con il cuore pesante per le notizie che arrivano dall'Italia e soprattutto con la preoccupazione di non potervi far rientro velocemente per la chiusura delle frontiere e di tutti gli aerei in quel momento disponibili per rientrare in Europa e che erano stati prontamente cancellati. Sono fuori finalmente dal villaggio di Dalanzad Gad, ora direzione del prossimo villaggio, Bayan Dalai, nel cuore del deserto del Gobi. Vento contro, ma non importa, l'importante è essere tornato in sella e poter portare avanti l'avventura. Ora ancora qualche chilometro su asfalto fuori dal villaggio e poi si tornerà sulle piste nel deserto. Il vento si è nuovamente alzato, si pedala a 5-6 all'ora, devastante. Quando è così, per farmela passare un pochino, scendo dalla bici, mi faccio 10-15 minuti a piedi, spingo la bici, mi faccio un quarto d'ora camminando, godendomi questo meraviglioso paesaggio, cercando di non pensare al vento che è devastante qua. Ovviamente le cose facili non mi piacciono e quindi adesso mi incollo la bici in spalla, attraverso questo paio di dune e poi di là spero di trovare la pista che mi porta diretto a Severei, il prossimo villaggio. Così facendo dovrei risparmiare qualche chilometro nella navigazione. E poi è pur sempre un'esperienza, siamo nel deserto, vuoi non attraversarle un paio di dune?
11° giorno in sella. Qui a volte sembra di essere sulla Luna, altre volte nel Sahara, altre ancora su Marte. Diciamo che i pianeti li sto girando tutti qui nel deserto del Gobi. Here. There. I'm going there. I'm going here. Look. Bayangovi. 아, 바양가. Okay? Here. Direction. 아, 혀 바양가. Okay. 맞다. Here. 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 Okay? Now. Now. Here. Right? Now we are here. 그때 알았어. 아, Yes. This direction. Thank you very much. 힌트가 아. 이리구나요. Ah, yes. No. 이리구나요. No. Bike. I prefer to ride the bike. 살쪄야 돼. 이리구나. 비행기가 와요. Oh, 아, 막. thank you. Ah. No. It's okay. That's okay, don't worry. Я торчу. Uh, торчу. no. 아, торчу. It's okay. Я торчу. 마신 속에 오면 No. 아, Bike. I'm riding the bike. 마신 속에 없어. Another machine? No. 속에 없어. I don't know. 안 차려요. Oh, okay. Bye. Yeah. Bye. Dopo essere ripartito, la seconda parte nel deserto del Gobi è stata la più suggestiva, attraverso le dune, in uno scenario unico, nel cuore di questo deserto così estremo, così solitario, ma dove sembra quasi sentirla una presenza naturale, una presenza che è sempre intorno a te, che ti accompagna e che ti rende più leggero la fatica.
dovrebbero mancare 4-5 km, non di più. Completamente esausto. L'escursione termica è enorme. Di giorno inizia a fare caldo rispetto alle temperature a cui ero abituato, ma di notte la temperatura precipita. Quindi il fisico è sottoposto ad un grandissimo stress, forte sbalzo termico. Comunque tra 4 km arriverò e non vedo l'ora. Sono circa 20 km che vedo quelle montagne lì giù in fondo avvicinarsi. 20 km qui con il vento contro e la sabbia significa almeno un paio d'ore. Probabilmente il punto dove pianterò la tenda sarà ad almeno altri 5, 6, forse anche 10 km e non arriva più. E questo significa pedalare in questi spazi infiniti, meravigliosi, infiniti, ma interminabili anche. La partenza in salita mi aiuta a scaldarmi un po' dopo una notte abbondantemente sotto zero in tenda. Sentivo un po' freddo. Quando mi sono alzato ho trovato la tenda fuori completamente ghiacciata. Questo è l'inconveniente di passare a nord di nuovo. Partire in salita però ti consente di scaldarti. Qui adesso sta uscendo anche il sole e i primi momenti, quelli in cui ricomincia a circolare il sangue, si ricominciano a scaldare le estremità, le dita di mani e piedi, è il momento di goduria maggiore. In più ora la salita, senti il sangue che comincia a scorrere nelle vene ed è veramente un bel momento. Sicuramente il momento più bello di tutta la mattinata. Ora mi trovo ad attraversare un fiume ghiacciato. Oggi in queste condizioni è dura, devo assolutamente trovare un posto dove fermarmi, montare la tenda, ma qui bisogna trovare un posto riparato, altrimenti con questo vento sarà tosta. Adesso sta arrivando una vera e propria tempesta di sabbia, vento allucinante, non si riesce ad andare avanti, la pista è completamente ricoperta di sabbia. Ho percorso 50 km, ma oggi è veramente dura. Le ultime 3 giornate sono state le più intense e le più belle dal punto di vista umano. Ho trovato l'accoglienza di queste famiglie nomadi, mi hanno aperto le tende delle loro care, delle loro case. Dopo 15 giorni trascorsi in tenda da solo nel nulla, è stata una delle cose più belle che io abbia vissuto durante tutta l'avventura.
Ne istiyor yoksa verse dedi. Bye bye. Ciao Uge. So, thank you for everything. Thank you. And say hello to Uge and the girl. Thank you. Questo è l'ultimo tratto di fuoristrada. Qui a nord le temperature sono molto più basse. Stamattina è partito a meno 17, ora sono a un più caldo, meno 8, meno 9. E sono gli ultimi 30 km adesso. Sono partito da Batulzi e andrò a riprendere la strada, la statale, diciamo, la principale per Ulaanbaatar. Tra circa 35-40 km dovrei raggiungere le ultime dune dell'avventura, le ultime dune di sabbia. È l'area definita per i turisti Mini Gobi. Buongiorno, questa è la camerata dove ho trascorso la notte. Mancano 270 km a Ulaanbaatar. Fuori c'è il sole, ma fa comunque molto molto freddo. La bici è qui dietro, è pronta. Qui ci sono i letti delle persone che hanno condiviso con me la notte. Questi 4 camionisti. Lo zainetto, la giacca, e ora tutto è pronto per partire. Meno di 190 km alla fine e niente, alla fine il vento per ora è dalla mia parte e mi ha consentito di volare letteralmente i primi 80 km scarsi. Qualcosa di pazzesco. Ora sta spirando da dietro, riesco a pedalare facendo relativamente fatica, anche se comunque sono abbastanza
stanco da questi giorni, però bisogna approfittarne, è un regalo troppo grande e bisogna usare il vento a favore finché c'è. Qua su l'ennesimo panorama meraviglioso a 160 km da Ulaanbaatar. Questi spazi infiniti sono incredibili. Sono 17 giorni che pedalo qua, ma non riesco ancora ad abituarmi alla bellezza e probabilmente non riuscirò ad abituarmici mai ormai. Gli ultimi metri, finirò ufficialmente sulla piazza, la piazza principale, e poi la meritatissima doccia in hotel. Non vedo l'ora di potermi sdraiare, riposare e di poter pensare a quanto siano stati incredibili questi 17 giorni spesi in sella da solo, attraversando la Mongolia e il deserto del Gobi. È stata un'avventura incredibile. Ora è davvero finita.